In questo video sfatiamo dei miti, o meglio, parliamo di alcuni falsi storici, perché alcune storie che conosci potrebbero non essere veramente quello che pensi. Giulietta Capuleti abitava veramente in quel bellissimo palazzo storico in via Cappello in centro a Verona? E il giardino dei Finzi Contini, questa cornice magnifica dell'omonimo romanzo di Giorgio Bassani, è esistito davvero? Parliamone insieme. E sorpresa, per questo video potrai ricevere anche la trascrizione gratuita. Basta cliccare sul link che trovi qui sotto nella descrizione. Prima di tutto, che cosa sono i falsi storici? I falsi storici sono eventi, documenti o luoghi molto popolari che in realtà non esistono, oppure esistono ma non sono veramente quello che si pensa che siano. Cominciamo con la nostra cara Giulietta Capuleti. A Verona, in via Cappello, esiste questo palazzo medievale con il famoso balcone, da cui Giulietta Capuleti avrebbe dichiarato il suo amore a Romeo Montecchi, figlio della famiglia rivale. Secondo le fonti, questo edificio medievale esisteva già nel 1350, anzi, in realtà esisteva già molto prima. Era una locanda di proprietà della famiglia Cappello, di cui si ritrova ancora lo stemma e che ha dato il nome alla via stessa. La famiglia dei Montecchi e quella dei Cappelletti erano già presenti anche all'interno della Divina Commedia di Dante e forse proprio questa confusione tra i cognomi Cappelletti, Cappello, Capuleti ha creato una sorta di malinteso, attribuendo la casa di via Cappello alla famiglia di Giulietta Capuleti presente nella storia di Shakespeare. Dopo il 1600 sembra che questo edificio fosse ancora una locanda, ma in pessime condizioni, e rimase così ancora per molto tempo, finché il comune di Verona non l'acquistò nel 1905. Ma la vera svolta per questo edificio arrivò nel 1930, quando un colosso cinematografico statunitense cercava l'ambientazione per un film su Giulietta Capuleti e Romeo Montecchi. Antonio Avena, direttore dei musei e delle gallerie comunali, ci ha visto lungo e ha proposto come ambientazione del film proprio quell'edificio in via Cappello e si è anche impegnato a farlo ristrutturare, proprio anticipando la popolarità che avrebbe ottenuto dopo l'uscita del film. Un bellissimo camino, scale di legno, affreschi sulle pareti e il famoso balcone. Sembra che per creare questo balcone siano state usate delle lastre di marmo presenti nelle collezioni civiche. Per qualcuno si tratta di un sarcofago che è stato usato come balcone, per altri ancora si trattava di un balcone di una casa demolita. Ciò non cambia il destino di questo edificio, che è diventato uno dei luoghi più popolari e gettonati della città di Verona. Qui le persone si recano per vedere il famoso balcone, per visitare la casa di Giulietta e per toccare il seno della statua di Giulietta presente nel cortile interno, perché sembra che porti fortuna. Passiamo da Verona a Ferrara e parliamo del famoso Giardino dei Finzi Contini, questo parco meraviglioso che ha fatto da cornice all'omonimo romanzo di Giorgio Bassani. Il Giardino dei Finzi Contini è un romanzo scritto nel 1962 da cui è stato tratto anche un bellissimo film che ha vinto addirittura l'Oscar nel 1972 e tratta proprio la storia d'amore tra il protagonista e Nicole Finzi Contini, appartenente alla famiglia dei Finzi Contini, una ricca famiglia ferrarese di origine ebraica. Questa bellissima storia è ambientata nella cornice favolosa della città di Ferrara e soprattutto nel bellissimo giardino della villa dei Finzi Contini, ma è anche ambientata in una delle epoche più tristi dell'umanità, il periodo della divulgazione delle leggi razziali e della deportazione degli ebrei.
Ma torniamo al nostro giardino, questo giardino che circonda questa villa favolosa dove i giovani protagonisti del romanzo si ritrovano per giocare a tennis, chiacchierare, riposarsi, sorseggiare succhi di frutta. Ma questo giardino esiste davvero? Io per mesi in passato ho cercato disperatamente il giardino dei Finzi Contini, poi ho scoperto che non esiste. Sembra che Giorgio Bassani, per creare nella sua mente questo parco meraviglioso, si sia ispirato a un parco presente a Ninfa, in provincia di Latina, dove lui si recava spesso, un parco di cui lui era innamorato. Per qualcun altro, Giorgio Bassani si sarebbe ispirato al Parco Massari, presente a Ferrara, questo parco splendido che ti consiglio assolutamente di visitare, ricco di alberi secolari e un perfetto esempio di giardino all'inglese, reso tale nel XIX secolo dai conti Massari che hanno acquistato la villa adiacente. Che fosse ispirato al parco di Ninfa o al parco Massari non cambia la risposta. Il giardino dei Finzi Contini non esiste, ma come anche la casa di Giulietta, teniamo questo luogo nel cuore e continuiamo a farci affascinare dalla sua immagine e dalle sue descrizioni nelle storie. Bene, questi erano i 2 falsi storici di cui volevo parlarti oggi. Spero che anche questo video sia stato interessante per te, spero anche che sia stata un'ottima occasione per te per esercitarti nella comprensione dell'italiano e per imparare qualcosa di nuovo. Ricordati di scaricare la trascrizione gratuita di questo video al link qui sotto nella descrizione. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video.